Azal Kaya reagisce alla famosa attrice. No, perché questa volta il nome che scuote il retroscena è tutto un altro. Benvenuti su Segreti Turchi. Ciao a tutti, sono qui con una storia che sta ribaltando le conversazioni in rete nelle ultime ore. Restate con me, perché quello che svelerò tra un attimo cambierà il modo in cui si parla di una delle coppie più osservate della scena. Prima di iniziare, ricordatevi di iscrivervi e attivare le notifiche. Quello che sta accadendo dietro le quinte è più clamoroso di quanto immaginiate. La trasformazione del volto che ha incendiato i commenti, i sospetti sui denti, la tensione al gala e la tempesta scatenata da The Eighth Family. Al centro di tutto c'è Sinem Unsal, e al suo fianco Ozan Akbaba. Due nomi che già da soli bastano a catalizzare l'attenzione, ma che oggi sono al centro di un vortice mediatico senza precedenti. Sinem, amata per l'intelligenza, la freschezza e la misura, è finita sotto i riflettori non per un'intervista shock o per un annuncio di lavoro, bensì per il suo cambiamento di immagine, viso più scolpito, sorriso più luminoso, capelli più chiari e un'audacia stilistica che ha sorpreso anche chi la segue da anni. Se l'argomento look di solito si esaurisce in poche ore, stavolta è esploso. C'è chi giura che dietro a quel nuovo sorriso ci siano faccette in porcellana, chi parla di ritocchi soft, chi difende la naturalezza di sempre e chi invece applaude a scena aperta. E come se non bastasse, tutto è coinciso con il momento più caldo della stagione, il debutto di The Eighth Family, il progetto che ha messo nello stesso set Sinem Unsal e Ozan Akbaba per la prima volta. Una novità che ha acceso la curiosità già dai primi teaser. Intrecci familiari, segreti cupi, dinamiche di potere e una coppia reale pronta a testare la propria alchimia davanti alle telecamere. La presentazione al Bup Kurucesme era destinata a essere l'evento glamour della settimana, e lo è stata, ma non soltanto per i motivi che ci si aspettava. Il capitolo che ha scatenato una vera mareggiata si è aperto con un video di pochi secondi. Siamo nel momento della foto di gruppo, luci, sorrisi, sguardi che si incrociano. Si vede Sinem Unsal, un attimo indietro rispetto alla linea dei colleghi, avanzare con passo deciso in direzione di Haluk Bilginer. Accanto, Melissa Dongel si sposta lievemente per farle spazio. Pochi fotogrammi, eppure sufficienti a generare titoli a cascata, lotta per la posizione, tensione da tappeto rosso, gara a mettersi davanti. In un'epoca in cui una smorfia diventa subito un meme, quel filmato ha preso quota, è rimbalzato da una bacheca all'altra, è finito in tendenza. C'è chi ha minimizzato, definendo la cosa un non evento esagerato dai soliti commentatori, e c'è chi, invece, ha letto in quel gesto l'urgenza di prevalere nello scatto più atteso della serata. Mentre i ripost crescevano e le battute si sprecavano, l'attenzione è scivolata su un dettaglio che nessuno aveva previsto diventasse centrale, i denti. Sono più bianchi, più allineati, cambiano il suo volto, scrive qualcuno. Sorriso da Hollywood, ma perde naturalezza, ribatte qualcun altro. Il mosaico si compone di impressioni contrastanti. In mezzo, Sinem tace. E il silenzio, si sa, a volte è benzina sull'incendio. A ogni nuovo scatto ravvicinato, i thread si allungano, c'è chi la preferiva con i tratti più morbidi, chi celebra la nuova definizione del viso, chi invoca la libertà delle donne di cambiare come vogliono senza finire sotto processo. Non è la prima volta che un personaggio pubblico diventa campo di battaglia estetico, ma stavolta il ritmo è incalzante, perché nel frattempo The Eighth Family deve arrivare al pubblico senza farsi travolgere dal chiacchiericcio. E arriviamo alla parte professionale, quella che dovrebbe contare più di tutto. The Eighth Family, il titolo che già prima della prima faceva discutere. La promessa era chiara. Una storia di famiglia piena di ombre, con personaggi dalle emozioni taglienti e una costruzione drammatica d'impatto. Ma la curiosità principale stava altrove. Per la prima volta Sinem Unsal e Ozan Akbaba, amatissimi anche fuori dal set, condividevano le scene come coppia. Per molti, un banco di prova reale. Come si trasforma la complicità di tutti i giorni quando diventa materia narrativa? Le aspettative si sono impennate, le domande si sono moltiplicate,
E ogni dettaglio è stato setacciato prima ancora che la puntata di apertura andasse in streaming. La sera di Boop Curucesme era una cartolina perfetta, abiti curati, flash a raffica, il brusio dolce del mare sullo sfondo. Poi quel famoso video. La micromossa verso Holok Bilgener, lo scivolare di Melissa Dongle, il sopracciglio alzato di qualche osservatore. I titoli si sono scritti da soli. Qualcuno ha ironizzato. Finalmente risolto il grande problema del paese, la distanza di 10 centimetri nella foto di gruppo. Altri hanno scherzato sulle abilità olimpiche nell'acchiappare il posto giusto. In poche ore, i trend hanno imbastito un racconto parallelo. Eppure, quando le cose hanno rischiato di degenerare, Sine Munsal ha parlato. Con una calma disarmante, ha raccontato che quello era stato un attimo di mancamento. Un giramento di testa, un passo in avanti per non crollare, e la prontezza di Melissa a sostenerla. Se non mi avesse afferrata, sarei finita a terra, ha confidato con un sorriso che sdrammatizzava senza negare l'accaduto. E ha aggiunto che la loro squadra funziona così, si sostengono a vicenda, non ci sono giochi di prevaricazione, l'obiettivo è far brillare tutti. Chi la conosce sa che non ama alzare i toni, non insegue il clamore. La sua replica, breve e nitida, ha riordinato il quadro. Ma non ha spento l'altra fiamma, quella del dibattito estetico. Perché proprio i denti? Perché tanto rumore attorno a un sorriso? In parte, perché il cambiamento è stato percepito in tempi rapidi, acconciatura più chiara, lineamenti più asciutti, make-up moderno, un abito da sera che taglia ogni esitazione. In parte, perché negli ultimi 2 anni molte celebrità turche hanno adottato il cosiddetto sorriso hollywoodiano, e ogni nuovo volto allineato accende la discussione su dove si trovi la linea tra cura di sé e omologazione. E poi c'è il fattore Sinem, per anni è stata celebrata per la naturalezza, per la grazia non costruita. Ogni deviazione, allora, pesa di più, come una nota che stona in una melodia familiare. Le foto ravvicinate del gala hanno fatto il resto. Luci che evidenziano, ombre che scolpiscono, la percezione si amplifica e diventa opinione. Così il fiume dei commenti continua a scorrere. Da un lato gli applausi, è splendida, questa svolta le dona, sembrava già pronta per il ruolo, adesso lo è ancora di più. Dall'altro le riserve, non è più lei, i denti rubano la scena, la preferivo prima. E in mezzo un sentimento nuovo, quello di chi è stanco di vedere i corpi femminili trattati come campi da periziare. Lasciate in pace le donne, scrive un utente, criticate il lavoro se proprio, ma piantatela con il centimetro in mano. La conversazione si fa politica, poi torna al pettegolezzo, poi risale di tono e scivola di nuovo nella leggerezza. È il gioco del web. Nel frattempo, Ozan Akbaba resta al fianco di Sinem con la sua calma magnetica. Sul red carpet, mano nella mano, lui risponde alle domande senza concedere appigli allo scandalo, lei annuisce, aggiunge, sorride. La loro intesa, che molti osservano e analizzano come se leggessero il copione di un film, sembra immune alle turbolenze del momento. In sala, quando parte il trailer, si sente il brusio cambiare consistenza. Il pubblico passa dall'osservare i dettagli a seguire la storia. Lui porta in scena un personaggio carismatico, dominante e astuto, lei interpreta una donna forte, emotiva, complessa. I loro sguardi si cercano, le battute si incastrano, e la tensione narrativa fa il suo dovere. Ricorda a tutti perché siamo lì. C'è chi, uscendo, mormora che il clamore dei social finirà per aiutare la serie, se ne parla, la si guarda, poi si giudica con cognizione. C'è chi, invece, sostiene che questi rumori siano soltanto una nuvola che passa, e che alla fine resterà la sostanza, cioè la prestazione attoriale e la qualità della scrittura. In ogni caso, l'obiettivo è raggiunto. The Eighth Family è sulla bocca di tutti prima ancora di essere entrata nelle case del pubblico. E questo, nel bene e nel male, è il carburante che alimenta l'industria dell'intrattenimento. Resta un ultimo nodo, il silenzio selettivo. È una strategia? Un modo per non rendere eterno ciò che potrebbe svanire in un giorno?
Oppure semplicemente il carattere di Sinem, che da sempre evita di rincorrere ogni polemica. Chi ha lavorato con lei propende per l'ultima ipotesi, non è uno stile costruito a tavolino, è una disposizione naturale. Lo stesso vale per Ozan, che di fronte alle provocazioni mantiene la rotta, concentrato sull'opera più che sui contorni. Alla fine, la notte di Boop Kurucesme resta impressa come un collage, un video di qualche secondo che diventa tormentone, un sorriso discusso in tutte le sue sfumature, un chiarimento sobrio, e poi il cuore del discorso, la serie, con il suo carico di promesse. Sinemunsal torna al centro della scena, Ozan Akbaba la accompagna, e la curiosità non accenna a scemare. Ci sarà tempo per capire se The Eighth Family terrà fede all'aspettativa enorme che l'ha preceduta. Per ora, abbiamo assistito a una dimostrazione lampante di come basti un gesto per accendere il fuoco, e a come una risposta calibrata sappia riportare ossigeno al racconto giusto. E noi continueremo a seguire ogni sfumatura, senza perdere di vista l'essenziale. Perché qui su Segreti Turchi il dietro le quinte conta, ma solo finché illumina il palcoscenico. Se la storia continua, sarete i primi a saperlo. Lasciate un commento, diteci che cosa avete visto voi in quei pochi secondi, e se pensate che un sorriso possa davvero cambiare una carriera. Se vi è piaciuto questo racconto, sosteneteci con un'iscrizione e attivate le notifiche. Ci vediamo presto, con nuovi retroscena, nuove emozioni e, chissà, qualche verità che ancora non ha trovato il coraggio di mostrarsi alla luce.